Uno dei problemi che un architetto deve affrontare è lo studio delle facciate. In questa lezione vediamo come la matematica, e in particolare i sistemi lineari, ci venga in aiuto per capire i principi compositivi di una facciata. Un esempio classico può essere la facciata del Tempio Malatestiano a Rimini. Questa tavola mostra gli schemi compositivi che hanno portato alla costruzione della facciata. Studiando le architetture del passato, notiamo la tendenza di ricondurre i ritmi e le proporzioni di un edificio a costruzioni geometriche semplici. Un tale uso della geometria non è limitato alla sola architettura classica, ma rimane anche in tempi molto più recenti nello studio dei ritmi e delle proporzioni delle facciate. Un esempio del primo Novecento è la Cabrutta di Giovanni Muzio a Milano, o ancora, un caso contemporaneo, è il Museo della Letteratura Moderna di David Chipperfield. Per analizzare come i sistemi lineari in matematica ci permettono di comprendere gli schemi compositivi di una facciata, andiamo a indagare la facciata del noto Palazzo Rucellai a Firenze, progettato da Leon Battista Alberti a metà del XV secolo. Di questa facciata consideriamo il progetto originale, simmetrico, a differenza di quello effettivamente realizzato. La facciata è suddivisa da un reticolo geometrico regolare al cui interno si inseriscono le finestre bifore. Questo reticolo è definito da elementi orizzontali e verticali. L'insieme degli elementi determina un ritmo pacato e uniforme, tipico del palazzo rinascimentale, che si rifà all'architettura romana. Iniziamo a identificare sulla facciata quegli elementi che ne costituiscono la scansione verticale. In blu evidenziamo le lesene, in verde le finestre e in rosso le campate, ossia gli spazi compresi fra due elementi portanti. La loro ripetizione consente di scandire la facciata in sottomoduli. Indichiamo con la lettera L la larghezza della lesena, con F quella della finestra. Osserviamo che la facciata è divisa in 5 campate, 4 laterali di larghezza C1 e una centrale più ampia, in corrispondenza dell'ingresso, di larghezza C2. Abbiamo quindi realizzato uno schema in verticale della facciata con le relative misure. Concludiamo la definizione dei parametri introducendo la larghezza delle cornici delle finestre. Le finestre situate nelle 4 campate laterali, C1, hanno cornici di larghezza L1, di poco inferiore a L, mentre le finestre nella campata centrale C2 hanno cornici di larghezza uguale alla lesena, il che ci consente di identificarle con lo stesso parametro L. Se adesso chiamiamo L maiuscolo la larghezza totale della facciata, osserviamo che essa è uguale alla somma di L mezzi più C1 più C1 più C2 più C1 più C1 più L mezzi. Sommando gli elementi uguali otteniamo la prima equazione, 4C1 più C2 più L uguale a L grande. Possiamo esprimere C1 e C2 in funzione dei loro elementi costitutivi precedentemente identificati, ossia L, L1 e F, al fine di avere un maggior controllo su ciò che avviene all'interno della campata. Con lo stesso procedimento utilizzato per individuare L grande, identifichiamo C1 come L mezzi più L1 più F più L1 più L mezzi. Otteniamo così la seconda equazione, ossia C1 uguale a L più 2L1 più F. Allo stesso modo avremo C2 uguale a 3L più F. Sappiamo che nel progetto originario Palazzo Rucellai è largo circa 20 metri, quindi L grande è uguale a 20. Da un punto di vista matematico, i tre vincoli che abbiamo espresso con tre equazioni corrispondono a un sistema lineare. Il grado massimo in cui compaiono le incognite è pari a 1. In questo caso specifico il numero di incognite, 5, è maggiore di quello delle equazioni, 3. Prima di arrivare alla risoluzione del problema, è interessante notare come possiamo disegnare facciate diverse a partire dallo stesso sistema di equazioni, semplicemente attribuendo valori diversi ai parametri L ed F. Ad esempio, per L uguale a 2 metri e F uguale a 50 cm, avremo un prospetto con una struttura imponente e finestre molto piccole, riconducibili a una fortezza. Se invece poniamo L uguale a 20 cm e F uguale a 3 metri, otterremo una superficie quasi interamente vetrata, suddivisa da esili pilastrini. Un effetto molto diverso dal precedente. Occorre ricordare che L ed F non sono libere di variare a piacimento. Questi parametri, infatti, corrispondono a elementi architettonici precisi, riconoscibili come tali entro un certo intervallo di misure. Inoltre, dato che C1 e C2 sono entrambi espressi come una combinazione lineare di L ed F, anche questi due parametri possono assumere valori in un intervallo limitato. Torniamo adesso al problema e guardiamo più da vicino la facciata di Palazzo Rucellai. Osservando le proporzioni e i rapporti fra gli elementi, vediamo che F è uguale a 3L e che 5L è uguale a 6L1. Inseriamo queste ulteriori due equazioni nel sistema che abbiamo scritto prima. A questo punto possiamo trovare i valori delle 5 variabili e ottenere le misure effettive della facciata progettata dall'Alberti. Questo esempio ci ha permesso di capire che facciate diverse, ottenute al variare di alcuni parametri,
possono essere ricondotte agli stessi principi compositivi e che questi possono essere espressi tramite sistemi di equazioni lineari.